Ciao a tutti, oggi vi mostrerò passo passo come prendere il trofeo più popolare di John Lennon, facendo amicizia con tutti gli abitanti di South Park in South Park Stick of Truth. Il mio consiglio iniziale è, mano a mano che proseguirete, di prendere tutti i Chinpokomon, sarà l'unico modo per avere l'amicizia della Chinpokomon Toy Corporation. Ci sono molti video online dove indicano quelli mancabili, non sono difficili da fare. Iniziamo con Butters, legato alla storia, impossibile da mancare. Il secondo da fare immediatamente è Clyde, perché dopo andrà via e arrivederci trofeo. Già che siamo qui, per risparmiare tempo, faremo anche Scott e Kenny, donandogli il narciso che troverete qui. Andate in cucina e fate la signora Cartman. Uscendo fuori troverete Doggy, l'agente Barbrady e la signora Beagle, seduta su una panchina. Anche lei andrà via fra pochissimo, quindi sarà impossibile da ritrovare, quindi fatela subito prima di iniziare le missioni. Al municipio salvate Annie dalle bulle e diventerà vostra amica. Già che siete qui, entrate al municipio e parlate con la sindaca. Uscite, parlate con padre Maxi per sbloccare le loro missioni che ci serviranno per questo trofeo. Altro da fare immediatamente è il signor McCormick, che troverete nascosto vicino al bar, dopo sparirà anche lui. Recatevi al parco giochi e parlate con il bambino dietro al canestro, vi sbloccherà una missione che potete fare immediatamente. Non è difficile, ma per semplificarvi il lavoro, ecco tutte le location dove potete trovarli. Fatto questo, saranno tutti i vostri amici. Non perdiamo altro tempo, andate al cinema e fate amicizia con Damien, solo parlandogli. Da Francis, con cui farete amicizia semplicemente distruggendo il suo pupazzo di neve, e dal signor Broflovski, che spala la neve vicinissimo a lui. Andando avanti nella stessa strada troverete Kelly R, che come noterete non sarà vostra amica fin quando non avrete più amici. Torneremo da lei fra poco, ma vi raccomando, prima di parlare con Token, perché poi lei andrà via. Sempre davanti a una delle case troviamo Kelly G. Non confondetevi, non è la stessa di prima. Andiamo a casa di Kevin Stoley, dove sbloccheremo la missione per ritrovare il suo tablet nascosto accanto alla chiesa. Riportiamoglielo e diventerà nostro amico. Prima abbiamo sbloccato la missione di padre Maxi per diventare amici suoi e di Gesù. Dobbiamo quindi entrare nella chiesa e trovare Gesù. Dopo averlo trovato, torniamo da padre Maxi, che ci dirà di trovarlo una seconda volta. Torniamo nella chiesa e questa volta seguite i passaggi. Spostate le luci, spegnete l'interruttore e lo vedrete dietro l'altare. Adesso possiamo tornare da Kelly R. Avremo abbastanza amici per farci mandare la sua richiesta. Recatevi al negozio Tweak Bros per fare amicizia con il signor e la signora Tweak. Basterà comprare una pozione della velocità ultra. Già che siete qui, andate sul retro da Tweak e sbloccate la sua missione. Andate da Millie, nascosta qui dietro, dalla signora Marsh, anche qui stessa cosa, comprate qualcosa, una cosa qualsiasi, sarà vostra amica comunque. Adesso possiamo andare a casa di Butters, dove troviamo il signor e la signora Stotch. Facciamo amicizia anche con loro. Per essere amici di Karen e della signora McCormick, dobbiamo fare la missione sbloccata da Tweak, ripuliamo il garage. Prendiamo il sacchetto e andiamo a casa di Kenny, e il gioco è fatto. Torniamo da Tweak, diamogli il sacchetto e sarà anche lui nostro amico. Ora possiamo fare amicizia con Token, ci basterà comprare la maschera antigas. Già che siamo qui, compriamo anche il libro, ci servirà più avanti. Poi andiamo a superare la guardia a casa di Token e bussiamo alla sua porta. Il prossimo è vostra madre, Pete nascosto qua su una soffitta ed Esther che troverete nell'ufficio stampa, ma la chiave per accedervi è alle poste. Una volta aperta la porta, la vedrete seduta qui. 8 cazzotto, basterà liberarlo. Cerchiamo la chiave salendo al secondo piano e andando verso sinistra, dopodiché scendiamo ad aprire la cella e ci parliamo. Parliamo anche con Al Gore, nascosto dietro il cinema, ma la sua missione possiamo farla anche una volta finito il gioco. Per fare Craig bisogna attivare la missione principale alla scuola, quindi entriamo nella scuola, superiamo tutti i pel di carota, torniamo in caffetteria per liberarlo e sarà nostro amico. Il prossimo è il signor Marsh, molto facile anche questo, basterà proseguire con la storia e completare le missioni con gli alieni. Sempre andando avanti con la storia, gli elfi ci obbligheranno ad andare nel cortile di Kyle, dove dobbiamo cliccare su Jason, basterà comprargli qualsiasi cosa.
Già che siamo qui, sblocchiamo la missione semplicissima di Dog Poo e cliccate pure sull'ultimo punto di viaggio rapido, così Timmy diventerà nostro amico. Bene, siamo alla missione con i Dark, grazie alla quale faremo amicizia con tutti quelli del Park Community Center, che finora era inaccessibile. Ci andiamo, vediamo tutta la scena, sblocchiamo la missione del signor Mackey, con cui parleremo dopo. Proviamo ad attaccare il cartello, ma il signor March ci fermerà e ci insegnerà nel bagno la loffa silente. Andremo quindi a fare la missione al Taco Bell e una volta completata torniamo al Park Community Center, diamo l'oggetto della quest e parliamo con tutti uno ad uno. Il signor McKay lo faremo adesso andando nel suo garage, prendendo il PC che si trova qui e riportandoglielo. Dopo aver fatto tutto questo saranno tutti i tuoi amici, anche i Dark. Dobbiamo scegliere con chi schierarci. Io sono andato con Cartman perché mi sta molto simpatico, il quale una volta di fronte alla scuola vi farà la richiesta di amicizia. Qui siamo nella seconda missione a scuola, dove troviamo tutti gli amici mancabili, quindi fateli con attenzione. Stessa cosa per i Chinpokémon. I primi due sono Bill e Fosse, che dovrete aiutare combattendo con l'elfo che li colpisce. Il prossimo sarà Topo Furbo, che si trova nella stanza del quinto anno, qui in terra poco visibile. Vi risparmio il capitolo degli gnomi, tanto lì non ci sarà nessun amico da sbloccare. Una volta finito potete parlare con lo gnomo delle mutande in camera vostra per visualizzare la sua missione. Possiamo finalmente rimpicciolirci adesso, quindi recuperiamo la richiesta di Bradley nascosto dietro a quei cespugli. Torniamo nel cortile di Kyle, dove ora possiamo parlare con lui e con Chris Donnelly. Andiamo alle poste e facciamo amicizia con Lola. Nella stessa strada raggiungiamo anche Leroy sul tetto, facilmente accessibile dall'ufficio stampa, rimpicciolendosi e passando dalla grata. Qui vicino abbiamo anche Douglas, basterà rompere la finestra e usare la sonda per entrare nella sua stanza. È il momento del signor Maso. Entriamo nella sua villetta, ci parliamo e gli recuperiamo il pacco alle poste. Torniamo da lui ed è fatto. Anche Babbo Natale sarà molto semplice da fare, basterà salire sul tetto della polizia con la sonda. Già che siamo alla polizia parliamo anche con il sergente Yates, che ci chiederà gli anelli degli zombie. Torniamo al municipio da Annie, con la sua missione principale sblocchiamo Monica e Jesse Rodriguez. Riportiamo gli anelli zombie al sergente Yates, così che anche lui sarà nella vostra lista di amici. La missione di Annie ci porterà in Canada, qui faremo in ordine il conte di Winnipeg, combattendo i metaorsi, il vescovo di Banff, mi raccomando risparmiatelo se no non vi manderà la richiesta, il principe del Canada, il duca di Vancouver, Trombino e Pompadour, e dopo aver imparato la fatidica Nagasaki, la principessa del Canada e il ministro di Montreal, dopo averlo salvato nella grotta. Una volta completato il tutto, tornate da Annie che vi riporterà al club delle ragazze, dove farete amicizia in automatico con Wendy, Bebe e Red. Le altre sono qui, ma dovrete cliccarle: Heidi, Nelly, Jessie e Ellie Nelson. Adesso scendiamo nelle fogne e parliamo con Mr. Hanky, che si trova nella sua casetta. Guardate che bellina. Ci chiederà di cercare i suoi 3 bambini scomparsi. Questa missione ci farà avere l'amicizia sia dei suoi bambini che di Mr. Hanky e anche della signora Hanky. Visto che siamo nelle fogne, cerchiamo anche questa zona, dove grazie alla Nagasaki potremmo raggiungere l'uomo granchio che ci chiederà l'amicizia. Finiamo di distruggere i vassalli per Dog Poo. Avevamo sbloccato anche la missione con la sindaca ed è il momento di completarla. Se non l'avete già completata, chiaramente. Quindi tornate da lei. Il signor Kim sarà nella vostra lista di amici dopo aver completato la quest della torre. Stessa cosa per lo gnomo delle mutande, ma portandogli tutte le mutande. Sono nei cassetti delle camere dei vostri amichetti. Le più difficili da trovare forse sono quelle nella camera da letto dei genitori di Stan. Siamo nella fase finale, ma gli amici da prendere sono ancora un po'. Ma non demordete, quelli più noiosi li abbiamo già fatti adesso e ci sarà uno degli ultimi mancabili, ovvero Ike. In questo punto un bullo lo colpirà e lascerà in terra questo accendino. Usate la petomanzia sopra la fiamma che farà partire il fuoco d'artificio e anche questo sarà fatto. Proseguendo nella storia all'interno del signor Maso, farete amicizia con Mr. Cilindro e l'ultimo personaggio mancabile, ovvero Big Gay Al. Dovrete rispondere al telefono immediatamente cliccando X appena chiama.
Mi raccomando, appena chiama. È il turno di Pesce Gagatto, Principe Passero e Re Ranocchio, impossibili da mancare e legati alla storia. Abbiamo sconfitto la principessa Kenny e siamo di nuovo nella nostra casa, dove ci manderà finalmente la richiesta solo parlandoci tuo padre. Poi Polly la bambola, entrando nella camera di Cartman insieme a Cartman e parlando anche con lei. Il generale di istruzione si trova nel garage del professor Chaos. Se avete già fatto tutti quelli precedenti e mancabili, qui troverete l'ultimo Shinpokomon per farvi mandare la richiesta dalla Chinpoku Toy Corporation. Proseguiamo verso il bosco, entrate da questa parte e seguite le indicazioni che ho scritto. Appena entrate andate a destra. Poi su, di nuovo a destra, giù e nuovamente a destra. Ed eccoci dai nostri animaletti, dove accetteremo l'unico vero signore. Ora questi adorabili animaletti sono tutti i nostri amici. Usciamo dal bosco e impostiamo Jimmy come amico. Andiamo adesso alla fattoria, dove arriverà il fattore che ci chiederà di liberare il fienile. Facciamolo, prendiamo l'oggetto della quest, torniamo dal fattore e anche Jimmy sarà nostro amico. Torniamo nel cortile di Kyle, parliamo con Stan e attiviamo la missione L'Orchessa. Andiamo con Stan in camera di sua sorella, affrontiamola e diventeranno nostri amici sia Stan che Shelley. Stan in automatico, mentre per Shelley dobbiamo tornare nella sua stanza e parlarci. Siamo quasi alla fine, andiamo al bar e parliamo con Skeeter. Liberiamo la cantina del bar dai topi e sblocchiamo sia lui che il bartender. Gli ultimi due sono Jimbo e Ned. Vi consiglio di lasciarli alla fine, dato che dovremo sconfiggere dei personaggi molto forti. Ricordate il libro che vi ho fatto prendere da loro insieme alla maschera antigas? Bene, recatevi da ogni creatura e sconfiggetela. Qui vi mostro dove e cosa. Ovviamente tornate da Jim per avvisarlo cliccando su Cacciagrossa e avremo fatto gli ultimi amici del gioco, sbloccato il nostro trofeo e il distintivo. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato vi invito a iscrivervi al canale, attivare la notifica e condividerlo. Alla prossima!